Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e di sostenermi con un bel like. Bene, oggi siamo in compagnia della nuova Austral. Abbiamo il Restyling 2025, come vedete, abbiamo una nuova colorazione, questo bianco nacré, bellissimo, bellissimo, ve lo faccio vedere se riesco a farvelo vedere perché oggi il tempo non è bellissimo. Abbiamo questo nuovo disegno dei fari, torniamo allo stile della Rafale, vedete anche tutto come fate qua le losanghe, come fate la mascherina nuova, il logo, fari LED Adaptive Vision, questa qua è la versione Esprit Alpine, quindi il massimo che possiamo avere e ha dei fari adattativi. Che cosa significa? Che quando incrociamo un'auto loro in automatico mettono il fascio della luce giusto per non dar fastidio agli altri persone che ci sono in strada. Veramente bellissimi questi fari qua. Comunque questa sarà una prova statica, quindi lo faremo qui in concessionaria, poi più avanti potrò usarla e farvi un video veramente come va, eccetera. Questo tra un mesetto o due circa. Andiamo a vedere l'auto, come è fatta e quali sono le novità. Eccoci qua, partiamo sempre dal frontale, vedete il nuovo disegno dei fari, che vedete qui, allora, innanzitutto la mascherina, vedete che hanno disegnato tutte queste losanghe qua, che vedendole così, vedete come cambiano forma, guardate, bello questo gioco tridimensionale, molto molto carini, i fari vedete li hanno assottigliati, adesso vi faccio un attimo una mostra così di come è fatto il nuovo frontale e cercherò di mettervi il vecchio frontale magari sopra in modo da fare la differenza. Però come hanno fatto per Captur hanno fatto la stessa cosa anche per l'Austral. Può piacere, può non piacere, ma non sono solo queste le differenze. Oltre alle differenze estetiche ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'insonorizzazione. Abbiamo dei pannelli fono assorbenti nuovi, abbiamo dei nuovi colori come questo bianco qui, vedete che spero si veda, non è un bianco lucido ma un bianco opaco, molto molto bello, dal vivo è veramente bello. Nuovi disegno dei fari, scusate, nuovo disegno dei cerchi da 20 pollici in questo caso qua, torno a ripetere, siamo nella versione Esprit Alpine, eccolo qua. Poi hanno fatto, qui l'hanno lasciato sempre lucido, questi bordi qua hanno fatto delle alette nuove, qua, non so se le vedete, aspetta, mi metto così magari riuscite a vederle meglio. Eccoci qua, sempre queste belle nervature anche qua, molto bella, guardatela lateralmente come è fatta. E poi hanno ridisegnato anche quello che riguarda il posteriore, hanno fatto questo nuovo stile, dopo vi metterò magari anche quella del vecchio modello, giusto per farvi vedere il confronto. Eccoci qua. Vedete che i fari sono disegnati nuovi e sono questi fari qua che loro le chiamano ghiaccio sospeso e dopo vi farò vedere quando sono illuminati. Molto bello. Per quanto riguarda le misure eccetera, adesso tutto così com'era e adesso vi faccio vedere il bagagliaio. Eccoci qua, adesso vediamo un attimo il bagagliaio. L'apertura è sempre, in questo caso qua, elettroattuata, si apre da solo. Un bagagliaio enorme, comunque anche per la categoria, siamo su una categoria C-SUV, ben rifinito tutto, ben rivestito, anche qua per quanto riguarda posteriore, e adesso vi faccio vedere un po' il dentro come è fatto. Allora, vediamo all'interno del bagagliaio, qui c'è una luce che illumina la parte sinistra, poi abbiamo delle maniglie qui che servono per abbattere i sedili, una presa 12 volt, abbiamo un doppio fondo, eccolo qua, vedete, qui è occupato se non sbaglio dal subwoofer, ma guardate lo spessore anche e il materiale, la qualità del materiale che sono veramente di livello molto molto alto. E di qua abbiamo un'altra maniglia per abbattere i sedili. Non c'è il passaggio di mezzo, come c'è sulla Scenic ad esempio, però abbiamo comunque i sedili che sono 60-40. E questo è il bagagliaio visto. Restano quelle le misure, quindi andate a vedere pure il video che avevo già fatto dell'Austral,
che avevo fatto 2 giorni via, ma comunque quando farò la prova su strada vi porterò anche tutte le misure e come è cambiata all'interno. Bene, adesso proviamo a salire su, così vediamo anche come è fatta dentro. Non ci sono variazioni, se non che comunque questa, torno a ripetere, è l'Esprit Alpine, quindi il top di gamma, l'auto che più di qua non si va. Abbiamo delle casse Harman Kardon, quindi un impianto audio molto sofisticato e molto valido. Tutto qua in Alcantara con l'impuntura qui blu che richiama sempre l'Esprit Alpine, anche qui vedete sempre cuciture a vista in blu. Qua abbiamo i tasti dei finestrini e degli specchietti. Qua è ben rifinita, qui plastica morbida, qui si è morbida, qui è in Alcantara, qui sempre morbida, e sotto qua un po' più croccantina, ma comunque la parte bassa di solito non viene mai vista. Non c'è un rivestimento qui antirumore, e a proposito dell'antirumore hanno abbassato addirittura di 6 decibel la rumorosità interna del nostro motore, quindi hanno fatto un'insonorizzazione molto molto valida. Adesso volevo portarvi all'interno e farvi vedere alcune novità. Guardate l'accensione, bella. Allora, abbiamo sempre comunque l'Open Link per quanto riguarda il software all'interno, quindi sapete che avete già una connessione dati all'interno e direttamente con Android 12. L'Open Link cos'è? È suo nativo, quindi io posso andare nelle applicazioni, ho il mio Play Store, vado qua e mi scarico le applicazioni che voglio. Adesso in questo caso non è configurato, ma posso scaricarmi le applicazioni che voglio. La novità principale che è di serie su tutti gli allestimenti è questa telecamerina qua. Perché hanno messo questa telecamera? Praticamente questa, io entro, è un rilevamento facciale, ok? Quindi lui mi rileva chi sono, in automatico metterà l'account della persona che sono io e mi imposterà il sedile e tutto il volante, tutto quello che abbiamo, così come sta. Quindi se in famiglia siete 3-4 persone che lo utilizzate, quando sale una persona, configurazione Lorenzo, bene, mi viene fuori la configurazione direttamente anche qui nell'account, quindi direttamente nel mio account, verrà fuori il mio account Lorenzo Carbonella, per dire, ecco. Bene, se ho una moglie, un figlio, eccetera, oppure siamo una flotta aziendale che più persone utilizzano la stessa auto, salgo, lui mi rileva e dice bene è Lorenzo, bene è Antonio, bene è Franco, e ognuno si configura in automatico. Allora, voglio farvi notare la bellezza, mi piace tantissimo questa l'Austral, e ve l'ho detto anche nel video che ho fatto del modello precedente, comoda, bella, è fatta, è rifinita veramente molto molto bene. Renault non mi ha ascoltato per quanto riguarda le parti lucide, che mi ero lamentato perché questo quando correte fa tanto riflesso, vedete il riflesso che fa? E può essere anche fastidioso con l'andare del... però vabbè, sono dettagli. Qui sotto abbiamo sempre porta specchietto, cioè abbiamo il porta occhiali, facendo così avete lo specchietto per vedere dietro, è un grandangolare per vedere dietro. Tasto SOS, le luci sempre a LED, parte touch. Qui sopra abbiamo comunque la luce che illumina se andiamo ad aprire lo specchietto, tutto bene. Il tetto sempre quello, forse l'hanno schiarito un po', mi pare di sì. Sì. Vedete qua sopra c'è il richiamo delle casse Harman Kardon, eccoci qua. Bello, anche qua fatto tutto in Alcantara, vedete l'impuntura qua blu, bella bella bella. Dei bellissimi sedili, perché guardate all'interno, che bei sedili, sempre col logo Esprit Alpine, qui tutto in Alcantara, anche per quanto riguarda le cinture che sono regolabili in altezza, sempre con l'impuntura blu. Belli questi sedili qua, sono come quelli della Captur che sono sull'Esprit Alpine, sono veramente dei sedili fantastici. Poi cosa hanno cambiato? Hanno cambiato anche questa leva qui, vedete che l'hanno rialzata un po', perché tanti si lamentavano che si sbagliavano col tergicristallo, e ancora qua, bene, da farci un po' l'abitudine, ecco, quello sì, perché comunque una, due, e poi qui abbiamo anche il satellite, sono già 3 leve da questa parte qua, però per il resto, una volta ci si fa l'abitudine, secondo me è automatico. Bello il volantino piccolo, così,
col multisense messo qua. Sapete che il multisense io posso andare a cambiare la modalità di guida, quindi mettere sport, eco e comfort, se non sbaglio. Per quanto riguarda la grafica è rimasta quella, sì, qua abbiamo tutti i tastini che è rimasto tutto uguale. Bello sto volante qua con mezzo alcantara anche qua, la cucitura qui con i colori della bandiera francese riproposta qua, bello. Allora, a parte la Duster, che vi ho sempre detto che è una delle mie macchine preferite, questa come C-SUV è la migliore C-SUV che io ho provato e mi piace tantissimo, soprattutto gli interni. Poi anche qua che avete questa cloche, diciamo, di un aereo, che non è un cambio questo è proprio per appoggiare a mano e lavorare qua. Questo possiamo spostarlo in avanti e quindi appoggiarci così. Abbiamo la ricarica wireless qua per il nostro cellulare e ho questo pozzetto qua. Eccoci qua. Vedete un bel pozzetto profondo. Altrimenti tiro indietro, qui ho lo spazio per 2 bottiglie, tolgo le chiavi, per 2 bottiglie, 2 prese USB-C e la presa accendisigari. Eccoci qua. La rimetto qua. Non voglio usare questo qua, sposto in avanti e qua ho un altro vano. Io la metterei così e metti la mano qua tranquillo. Molto bene. Anche qua abbiamo plastiche tutto morbido, quindi sentite qua non c'è croccantezza, qua ci sono tutte le luci a LED, ma torno a ripetere, se mi danno l'auto per provarla, magari farò anche un video di notte com'è illuminata. Le bocchette dell'aria sono qui, eccoci qua, bella, definita molto molto bene, mi piace tantissimo, già. Molto bene. Ok, adesso saliamo dietro e così vediamo anche l'auto vista da dietro. Eccoci qua, io adesso provo a salire dietro. Adesso il sedile è impostato sulla mia altezza, spazio ne ho in abbondanza come vedete, ma soprattutto guardate, qua abbiamo sempre la possibilità di tirare avanti la panca. Quindi è rimasto un po' come le auto di monovolume, che possiamo farci lo spazio come vogliamo noi, bene, comodi e seduti. Comunque adesso vi porto dentro con me così vi faccio proprio farvi salire con me per vedere la sensazione qual è, quella di un'apertura della porta molto grande. Anche qui plastica, in questo caso dietro è rigida, la plastica è dura. Qui abbiamo sempre l'alcantara bella, trapuntata così. Qua abbiamo sempre la plastica, la maniglia nera, finestrini logicamente automatici e qua abbiamo sempre pelle. Adesso salite con me, così vedete come ci si siede dietro. Eccoci qua, questa è l'auto vista da dietro. Guardate che bella, bella sta console, così bocchette dell'aria dietro per i passeggeri posteriori, doppia presa USB-C, quindi siamo al completo, e questa è la plancia vista da qua. E guardate, penso che di notte questa sia veramente una cosa bellissima. Molto bene. Come si sta seduti dietro? Io sono alto 1,80 m, si sta seduti tranquillamente, qua spazio ne ho in abbondanza, ho le maniglie, cosa non indifferente, abbiamo le luci qui sempre touch per accendere e spegnere, bello, guardate che bei sedili che ha, e qui abbiamo il bracciolo centrale con 2 porta bottiglie anche qua. Peccato che non abbiamo fatto la stessa soluzione della Scenic, che si può aprire e mettere i tablet e i cellulari. Hanno portato certe cose sì, certe no, però non avrebbe fatto male di sicuro quel bracciolo là, che è molto molto interessante. E poi per quanto riguarda lo spazio ce n'è in abbondanza. I sedili anche dietro sono belli, sono sempre qui in alcantara. Qua abbiamo il sedile traspirante e poi pelle. Attacchi Isofix qui dietro. È fatta molto molto bene. Scusate se dico bene, bella e cose del genere, ma quest'auto è come la Duster, è come la Bigster, che mi è piaciuto tantissimo. Questa è torno a ripetere, una delle auto che, se avessi la possibilità e avessi dei soldi, la prenderei a occhi chiusi. Il motore in questo caso è sempre un 1200 full hybrid, in questo caso viene detto il full hybrid da 200 cavalli, motore che dicono riesca a fare tranquillamente 18-19 con 1 litro usando normalmente. Torno a ripetere, tutte le caratteristiche tecniche eccetera, quando farò la prova su strada, allora là vi racconterò come va veramente. Al momento fermiamoci sull'estetica, fermiamoci sul come è fatta l'auto, è una prova, torno a ripetere, statica.
quando me la daranno per provarla, lì vediamo anche come va su strada questo cambio, hanno detto che hanno migliorato anche il cambio, hanno migliorato anche l'insonorizzazione tantissimo, sia del motore che dei frusci, hanno migliorato il software ancora di più per quanto riguarda l'Open Link, hanno messo a punto la telecamerina che vi ho fatto vedere prima, e poi che altre novità ci sono? I colori, bellissimo questo bianco, è veramente un bianco opaco così, è molto molto sportivo, mi piace tantissimo. Bene signori, io ringrazio innanzitutto Miglior Auto, che è la concessionaria che è Renault qui di San Stino di Livenza. Li ringrazio perché sono stati subito disponibili a farmi vedere la novità, mi daranno l'auto per provarla, spero a settembre, e così ve la racconterò anche meglio, perché di sicuro così esteticamente è molto bella, ma i miglioramenti che ci sono stati per l'insonorizzazione, quelli lì li vedremo solo guidando l'auto. Bene signori, ringrazio ancora Davide e Federico per la disponibilità, ringrazio Miglior Auto, se volete venire a trovare sono qui a San Stino di Livenza, e che dire, iscrivetevi al canale, è gratuito, attivate il tasto delle notifiche e soprattutto mettete un bel like. Bella quest'auto signori, tanto bella. Ciao ciao!